Ciao a tutti, oggi visitiamo una funicolare abbandonata, è abbandonata da oltre 40 anni. La funicolare fu costruita nel 1907 e al termine della concessione nel 1977 è stata definitivamente abbandonata. C'è ancora tutto, quindi adesso andiamo a vedere gli interni. Ok, siamo entrati, qua c'è quello che rimane della biglietteria. Hanno murato la porta, si vede, se no c'è il faretto, però alla fine con te non c'è niente. Non c'è nulla di particolare a parte. Sì, c'è una panchina e poi il calcinacci, niente di che. Ma aspetta che sto vedendo che è aperto anche da quel lato là, quindi adesso ci Cerchiamo arriviamo. di fare il giro. Sì, cerchiamo di fare il giro. Ok, passiamo di qua. Ovviamente. Ha chiuso. Ok, qua siamo nella stanza principale dove c'è il convoglio che scende giù lungo la via. Siamo a un'altitudine di circa 880 metri e la strada, la ferrovia, diciamo, il percorso rotabile scende giù per oltre 1,5 km fino al paese sotto, che anch'esso è un paese fantasma abbandonato, non è più, è completamente tagliato fuori, non è raggiungibile, insomma, in maniera semplice. Allora, la struttura del convoglio prevede 8 posti in prima classe, 24 in seconda e 8 posti in terza classe, c'era la divisione in classi. Direi che questa qua è la seconda classe, Probabilmente sì. 32 posti. Allora, probabilmente la terza classe non aveva neanche da sedersi ed erano questa specie di... Esatto, questo spazio senza sedili. Dopodiché abbiamo diciamo, le cabine, rimane qualche residuo di vetro e delle panchine con un'imbottitura. Allora, la funicolare è stata inaugurata nel 1907, è rimasta in esercizio 70 anni, perché 70 anni era la concessione, era la durata della concessione. Al termine della concessione è stata abbandonata nel 1977. Quindi questa funicolare è ferma qua in queste condizioni ormai da ben oltre 40 anni. Sì, nel 1995 hanno iniziato i lavori di ristrutturazione con scuole dal tetto. Sì, perché il tetto non è in pessime condizioni, è stato consolidato. È nuovo. È nuovo, esatto. Però hanno lasciato perdere poi Esatto. Esatto, c'è un tetto in lamiera nuovo, in ottime condizioni, e chiaramente questo aiuta poi a preservare tutta la struttura, no? Che poi il problema è quando il tetto cede, comincia a entrare l'acqua e l'acqua fa i danni perché fa marcire tutte le travature, eccetera. Quella direi che è la seconda classe. Sì. Tutta la struttura è in legno e metallo, molto bello, deve essere bella da nuovo, tutta con questo celestino, molto romantico, molto carino.
Allora qua c'è la parte dei cavi, perché appunto è una funicolare, quindi ha le rotaie, ma i convogli non hanno un proprio motore interno, ma il motore fisso all'interno della struttura, e ci sono con delle pulegge degli argani, ci sono dei cavi d'acciaio che permettono di gestire il moto della funicolare. Andiamo a vedere qua. Questi sono dei locali tecnici. C'è abbastanza luce, bisogna attaccare il faro. Ok, con il proiettore è un altro vedere. Qua ci sono degli argani. Probabilmente questi qua, però li vedo ancorati a terra. L'ho visto anch'io. Pensavo fossero degli argani o è roba vecchia che hanno spostato, perché la posizione non ha proprio senso. Qui siamo dall'altro lato della funicolare. Qui tutti i ricambi, probabilmente questa qua era l'officina dove si eseguivano le manutenzioni. Tutto in stato di abbandono, le finestre sono sfondate, non ci sono vetri e quindi tutto lo sporco è entrato, tutte le foglie eccetera. Attenzione per terra qua che Anche qua ci sono tutta una serie di ruote. Andiamo a vedere di là. qua c'è una catena, direi. Sì, una catena probabilmente Per grasso anche tutto. Sì, ci sono qualcosa che ha a che fare sempre con la trasmissione. Abbandonata, che dicevano che appunto sono un po' documentato, erano alla scadenza della concessione, che era di 70 anni, alla fine è stato completamente abbandonato perché non era economicamente sostenibile. Diciamo che con la motorizzazione di massa negli anni 60 fine anni 50 questo tipo di mezzi di trasporto sono andati un po' a perdere appeal, quindi è chiaro che insomma hanno sofferto una perdita di biglietti e chiaramente economicamente non conveniva. E qua si può salire anche su. Qua c'è una terrazza, un gatto. Questo qui. Centrale elettrica, direi. Sì, è evidente. Questa era la cabina. Evidentemente era la cabina di distribuzione elettrica. Ti faccio entrare. Perché accendo il proiettore. Le cazzarole erano ortiche. Te lo dico che sono antiche. Ok, ci siamo cascati. Qua spettacolo. Ah, guarda che bello, che figata. Qua tutta la parte dei locali tecnici per la movimentazione. Qua c'è tutta la gestione elettrica, sempre distribuzione elettrica. Questi sono dei radiatori con un trasformatore. Livello minimo massimo.
Sì, è un radiatore, è un trasformatore infatti. Guardalo qua. Questo qua è stato no, anno 1967, eccolo qua. Questo è un trasformatore, quindi qua arrivava evidentemente l'alta tensione. C'è tutta la parte di... qua ci sono gli interruttori generali evidentemente. Qualcosa ha fatto anche corto, si vedono i segni. I locali sono in condizioni pessime, ma la struttura sembra sana e sto vedendo che sopra la parte del tetto ha delle lastre in cemento vibrocompresso relativamente recenti, quindi anche qui hanno consolidato il tetto, probabilmente anche per conservare i luoghi, perché chiaramente quando comincia a entrare l'acqua poi va tutto in malora, quindi se riesce a salvare il tetto e tenerlo con un buono stato di manutenzione dura di più ovviamente. Allora, qua ci sono i motori elettrici, sono due motori elettrici da 22 kW l'uno e uno backup dell'altro, e servono per far muovere le pulegge che poi tirano su e giù la cabina. Ovviamente in caso di guasto all'alta. Esatto, infatti i motori sono uno un backup dell'altro, in modo che se ne rompe uno c'è sempre comunque l'altro, e poi c'è sempre la possibilità di avere appunto il gruppo elettrogeno con motore a scoppio in caso mancasse la corrente. Magari non era infrequente in quegli anni, la gente non rimaneva bloccata nella cabina in mezzo al percorso. Guarda che bello, proprio molto interessante. Sì, il tetto diciamo che ti salva tutta la struttura, no? Tutte le finestre, non c'è un vetro, è tutto saltato, non c'è un vetro. Sembra che... Questa è la biglietteria, no? Quella che vedevamo come biglietteria. Sì. Ok. È servita murata, quindi. Qua hanno murato l'ingresso. Hanno murato l'ingresso, ma siamo dentro la biglietteria, evidente. Guarda, con tutto il sistema di elettrico, vedi, con tutto fuori dal certificato, non è sicuramente. Questa è una vecchia panca, ormai marcita. E il bigliettaio stava qua dentro e vendeva i biglietti da questa finestrella, no? Ah, guarda, qua c'è anche una data. 1968, maggio 1968. Quindi questi macchinari sono degli anni 60, quindi tipo una decina d'anni prima della dismissione. Che da qua vediamo Sì. la cabina, e questo qua era Avanti e indietro. esatto, avanti e indietro. Quindi questo qua era la postazione del manovratore, quindi manovrava da qua e poteva far funzionare la cabina. Da qua si vede benissimo, c'era la finestra che permetteva di visualizzare. Qua un pannello con un quadro elettrico. Qua c'è una cremagliera che serviva per qualcosa. Sì, è azionata sotto un giunto cardanico, la cremagliera che muoveva qualcosa. Adesso non riesco a capire che cosa. Ok. Sotto c'è una scala per la manutenzione che va qua sotto, ma ovviamente non è accessibile adesso. Esatto.
qua c'è una scala, ma credo che non si vedano solamente i cavi, niente di più. Niente, la manutenzione. Non credo che ci sia da vedere molto. Sì, qua si vede la cremagliera. No, qua si vede, volevo dire, la puleggia con tutta la parte dell'argano, quindi con i cavi d'acciaio che sostengono tutto. Una catena. E questo è bello, c'è tutto, fondamentalmente è tutto conservato, tutto perfettamente conservato. Un altro quadro elettrico. Aspetta che vediamo. Passa. Quadro elettrico vintage. Non ha sicuramente 100 anni, più recente, però anche questo qui è roba da anni 60-70. Bene, siamo giunti al termine, speriamo che questa visita vi sia piaciuta e se vi interessa vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. Ciao ciao!